Welcome, Sue. Up to you. You. Up to me. So thank you so much for inviting me. I have a brief time with you to go over an experiential exercise that's called the rose bush. And I'm sure many of you are familiar with the rose bush. When I think of Violet, I think of the rose bush. It's one of her sort of quintessential metaphorical experiential exercises that she never did it. Just a moment, I had to translate. Forgot to translate. Allora, ho un po' di tempo con voi per condividere il lavoro proiettivo e in particolare per parlare della tecnica del cespuglio di rose, che per me è un po' la quintessenza del lavoro di Violet e qualcosa che rappresenta questo lavoro a un livello metaforico. Okay, thank you. So just briefly, there's a couple of concepts that I always keep in mind when I'm working with Violet's projective techniques. Vi dico alcune cose molto rapide da tenere in mente, che io tengo in mente quando lavoro con le tecniche di Violet. First of all, it's so critical to have the right relationship in order to do the work. And Violet calls this relationship the I-thou relationship, which was created by a philosopher named Martin Buber. La prima cosa fondamentale per sostenere il gioco proiettivo è la relazione, basata sui principi della relazione io-tu del filosofo Martin Buber. And once there's a relationship established, then what I like to think of is that you introduce the metaphor, which then becomes a triangulated relationship. It's a relationship between the client, the therapist, and the object. Quello che fate poi è introdurre il lavoro e lo fate pensando a una relazione triangolare. Ci sono il terapeuta, il cliente e l'oggetto che viene disegnato. And the object is, there's multifaceted. Anything can be an object, a metaphor, a rock, a painting, a sand tray, clay. It's unlimited what you can use in terms of that object. L'oggetto su cui si proietta, possiamo avere opzioni infinite, può essere un sasso, un disegno, può essere un pezzo d'argilla, sono veramente infinite le possibilità. The process is four-part, and it doesn't necessarily mean that you actually accomplish all four parts of this process. Any part of the process, even just considering the process, is important in the relationship with the child. Il processo è fatto da 4 parti, ma questo non vuol dire che tutte le 4 parti debbano essere sempre presenti. Anche una sola di queste parti, o addirittura il considerare l'idea di fare il processo, può avere un valore terapeutico. So the first part of the process, the first step, I would say, is that you invite the client to imagine something, either a story or a scene. La prima parte del processo è quando invitiamo il cliente a immaginare qualcosa, che può essere una storia oppure un disegno. And then you invite the client to create this imagination of a scene or a story or a person. And you invite them to create that imagination through clay or sand tray or drawings.
Il secondo passo è passare alla parte creativa, cioè invitate il vostro cliente a creare quello che ha immaginato, che sia oggetto oppure persona oppure storia, attraverso un mezzo possibile, come l'argilla, come il disegno, come le carte, insomma con qualsiasi cosa. Now, you may or may not continue along this road with your particular client, but if so, you invite the client to be parts of the object. So for example, in a sand tray, you would invite the client to pick an object and be that object. Nel passo successivo, che non è necessario, nel senso che con alcuni clienti a certa età potete anche fermarvi qui, invitate il cliente a essere l'oggetto o uno degli oggetti che ha disegnato. Per esempio, lavorando con la vasca della sabbia può essere prendi quel giocattolo e diventa quel giocattolo. So for example, if you had a little boy who did a scene about a war in the sand tray, you would ask him, pick something out of there. Maybe he'll pick a soldier. Quindi per esempio se un bambino fa una scena di guerra nella vasca della sabbia, gli potete chiedere prendi qualcuno o qualcosa dalla vasca della sabbia e lui può prendere un soldatino. And then you invite him to be the soldier. And at this point, it's really not about inviting, it's really about being very directive. So you direct him to be the soldier. And depending on the age, some ages are more compliant than others. For example, with a teenager, you may have to sort of cajole them into trying this, even though it feels funny. Quando io dico che li invitate a fare questo, intendo dire che glielo chiedete, ma in maniera molto direttiva. È necessario essere direttivi in questa fase, cioè diventa quell'oggetto o quella cosa. Dipende ovviamente dalle fasce di età, per quanto possa essere divertente, ma per un adolescente può essere necessario dirgli ok, prova a fare questa cosa perché i livelli di compliance cambiano a seconda delle fasce di età. I've especially had with teenagers where I have to say something like, I know this seems really stupid, but please just try it. Just say, I am a soldier. Per esempio con gli adolescenti mi capita spesso di dire qualcosa tipo sì, so che questa cosa sembra molto stupida, ma per favore prova, prendi il soldato e comincia a dire qualcosa. Sono il soldato. And then you start talking to the soldier as much as you would if you were talking to the client. So you ask the soldier questions about what it's like being a soldier and where the soldier is and what's going on in their life, and continue to see where that dialogue takes you. E poi cominci a parlare col soldato, ad esempio, come se il soldato fosse il tuo cliente. Cioè, com'è per te essere un soldato, cosa fai, cosa farai nel futuro, e continui questo dialogo con l'oggetto. And you can do this with every object that's in a drawing or a sand tray or any objects that are made out of clay. You can have those objects interact with each other and have dialogues with each other. Potete usare questo processo con qualsiasi media, quindi potete usarlo col disegno, con la vasca della sabbia, con l'argilla, e naturalmente potete anche far parlare gli oggetti tra di loro. And the final stage would be to help the client own what they've talked about through the projection. And that would be a simple question, sometimes just, is there anything about this story that reminds you of your life? Is there anything that happened with this soldier that reminds you of something you've experienced? E l'ultimo passo, quello finale, è collegare, integrare, cioè può essere una domanda molto casual come c'è qualcosa di tutto questo che ha in qualche modo a che fare con la tua vita, oppure quello che succede, quello che sente il soldato ti ricorda qualcosa di te?
And owning it, any of these pieces may or may not actually come to fruition. No, you mean in the... They might actually, you may not actually have any of these parts actually. They may not be able to follow through with them, especially owning it. Most teenagers, if I say, does this remind you of anything in your life? The response is no. Non c'è sempre, non è sempre facile integrare e prendere possesso delle parti e la maggior parte delle volte, ad esempio, che chiedo a un adolescente alla fine di un processo c'è qualcosa di tutto questo che ha a che fare con te, loro dicono no. It's the experience that's important. Quello che è importante è l'esperienza. So we're going to have an experience with the rose bush. And the plan is for me to do the description. I'm going to do this description of what I'd like you to imagine. Then I'm going to ask you to draw it. And you can draw with pencil or paper and markers, whatever you have. Then we're going to, I'd like to have someone volunteer to do a brief demonstration of how to work with the rose bush. And then we'll break into pairs and you'll each get to be the therapist and the client. And we're going to do all this in about a half hour's time. So this is definitely a abridged version. Allora, faremo adesso quindi un'esperienza. Quello che vi chiederò sarà di immaginare, di seguirmi in una fantasia guidata sul cespuglio di rose. Poi successivamente vi chiederò di disegnarvi come cespuglio di rose. Lo potete fare con qualsiasi cosa abbiate a disposizione, pennarelli, penne, matite. E dopo chiederò se ci sarà qualche volontario per fare una piccola demo e poi ci divideremo in coppie per condividere. Tutto questo durerà circa mezz'ora, quindi potete immaginare che è una versione molto condensata. Okay, to start, I'd like everyone to close their eyes. Cominciamo, vorrei che tutte chiudeste gli occhi. And get yourself in a relaxed position in your chair and kind of notice how your body feels against your chair. Vi mettiate rilassate sulla vostra sedia, che sentiste come appoggiate alla sedia. And I'd like you to take a deep breath in through your nose. E voglio che prendiate un respiro profondo dal naso. And blow out through your mouth. E che lo lasciate uscire dalla bocca. And take another deep breath in through your nose. E prendete un altro respiro profondo dal naso. And blow out through your mouth. E lo buttate fuori dalla bocca. And I'm going to make a sound and I'd like you to listen to it for as long as you can. Farò un suono e vi chiedo di ascoltarlo più a lungo che potete. Now, I'd like you to think about you being a rose bush. I'd like you to... Voglio che pensiate a essere un cespuglio di rose. You can be any kind of flowering bush, but we'll call you a rose bush. Puoi diventare qualsiasi tipo di cespuglio di fiori in realtà, ma ti chiamerò un cespuglio di rose. What kind of rose bush are you? Are you small or large? Che tipo di cespuglio sei? Sei piccolo, grande? Are you full or skinny? Do you have flowers? Sei pieno o sei un po' scheletrico? Hai fiori? What color are they and do you have many or just a few? Di che colore sono? Ne hai molti o solo pochi? Are you in full bloom or do you only have buds or do you have leaves?
Sei pienamente sbocciata o ci sono solo dei boccioli, hai foglie? What do your stems and branches look like, and what do your roots look like if you have any? Come sono i tuoi rami, come sono fatti e come sono le tue radici, se ne hai? If you have roots, are they long and straight? Are they twisted? Are they deep? Se hai delle radici, sono lunghe o corte, sono attorcigliate, sono profonde? Do you have thorns? Hai spine? Where are you? In a yard, in a park, in the desert? Dove sei? Sei in un giardino? Sei in un parco? Sei nel deserto? On the moon? Sulla luna? You can be anywhere. Puoi essere ovunque. Are you growing in a pot or in the ground or through cement? Sei in un vaso? Sei nella terra? Stai crescendo attraverso il cemento? And what's around you? Are there other rose bushes around? Cosa ti circonda? Ci sono altri cespugli di rose intorno? Or are you alone? O sei sola? Are there trees, animals, birds, people? Ci sono alberi, uccellini, animali? How do you survive? Come sopravvivi? Who takes care of you? Chi si prende cura di te? What's the weather like for you right now? Is there a fence or maybe rocks around you? Com'è il tempo? Magari c'è un recinto intorno a te o ci sono delle rocce? As you can see, I'm giving a lot of prompting for children so that they can come to some visualization. So what I would like Come potete vedere sto dando molte indicazioni, come faccio con i bambini, per aiutare la visualizzazione. So what I'd like you to do is I'd like you to open your eyes and take some paper and markers and draw the picture you have of yourself as this rose bush, and draw the scene that you're in. Quello che voglio che tu faccia adesso è aprire gli occhi, prendere un pezzo di carta, dei colori o delle matite o quello che vuoi e che ti disegni come un cespuglio di rose nel tuo ambiente. And don't worry about how you draw this. This is not an art class. You can draw this any way you want, any way. Non ti preoccupare di quello che disegni, questa non è una classe di arte, lo puoi disegnare nel modo che vuoi. So we'll take about 5 minutes. Avrai circa 5 minuti. So what I would like is for someone to volunteer to share their rosebush drawing with everyone and do a little bit of work with me so we can model how you're going to be working together in pairs. Allora, se c'è una volontaria, facciamo un piccolo pezzo di lavoro insieme. Ce l'abbiamo già, ho vista Anna, in modo che possiate anche modellare quello che farete dopo in coppia. We already have a volunteer. Okay. E Anna, poi ti tolgo il muto dal microfono così puoi interagire direttamente con Sue. Mostro? Hello. Hello, hi Sue. Hi. Do you wanna show my rose bush? Anna, Yes, parla in italiano perché... Ok, vai. Vuoi che mostri, Sue, vuoi che mostri il disegno? if you can show the rose bush, hold it up so everyone can see. Yeah. Okay. And the first thing I would ask you is to just briefly describe the scene. La prima cosa che ti chiedo è di descrivere brevemente la scena. In teoria doveva essere un isolotto più grande, però il foglio, con prato, erba bassa.
In theory, it should be a little island with small grass in mezzo al mare. in the middle of the sea. Okay. All right. E molto anche ventoso, molto anche esposto, ecco. A lot windy, very exposed to wind. Okay. All right. So I'd like you to pick one of those, or let's just go with the rose bush. It's one rose bush, right? Cominciamo solo dal cespuglio di rose, solo uno, vero? Is it one rose bush? È un cespuglio di rose, giusto? È un cespuglio, sì. Okay. So I'd like you to say, I am a rose bush. Io sono un cespuglio di rose. I am a rose bush. And tell me where you are. E raccontami di dove sei. Sono in questa isola, non so bene dove si trova. I am in this island and I don't know where it is precisely. Intorno a me vedo solo acqua I just see water all around me. e ogni tanto arrivano sull'isola degli uccelli. Sometimes birds come to the island. E quando hai detto, pensate se c'è qualcuno, no? Chi si prende cura, animali o intorno a voi, ho avuto la sensazione che ci fosse da qualche parte in questa isola una capanna. When you said, when you asked if someone took care of me, I imagined, I don't know, non so come si dice capanna, like a little building. Con un anziano, tipo un vecchio pescatore, With an old fisherman. che viene ogni tanto a prendersi cura di me. Okay. He comes sometimes and he takes care of me. Now, do you know how you got there? Sai come sei arrivata lì? Non ci ho mai pensato. Never thought about it. Se me lo chiedi, mi piace pensare portata dal vento. If you ask me, I like to think that I went here with the wind. And do you know how old you are? Sai quanti anni hai? Ne ho abbastanza. Some. Sono un cespuglio abbastanza, come dire, anziano. Insomma. I'm quite old. Quite old. And how has it been for you being on this island? Do you have other plants around you, or are you alone on this island? Com'è per te essere su quest'isola? Sei da sola? C'hai altre piante intorno? No. No. Se ci sono non le percepisco. If there are any, I can't perceive them. And how is that for you, being the rose bush on this island? E com'è per te essere questo cespuglio di rose sull'isola? È un bel contrasto, perché all'inizio, quando ha detto dove siete, potete essere dovunque, ho pensato proprio a un cespuglio nell'acqua. Poi la mia... Quite a contrast. When you said that we could be everywhere, I immediately thought about being just on the water. Poi la mia parte razionale ha detto no, nell'acqua non ci puoi stare. Allora ho detto in un isolotto in mezzo all'acqua. Then my rational part said, no, you can't stay just over the water. So I thought about an island. Oh, okay. So originally were you floating in the water? Quindi in origine stavi galleggiando sull'acqua. Okay, so just for a minute, imagine you're floating in the water. What would that be like for you? Immaginati per un attimo di galleggiare nell'acqua, com'è per te? È destabilizzante.
It's Aspetta, mi spiace, Giandomenico. not stabilizing. I mean, not Unstabilizing. Unstabilizing. Thank you. Yeah. I would imagine that would be very unstabilizing. Do you prefer being on the island or would you prefer being just in the water? Preferisci essere sull'isola o solo nell'acqua? Dipende, l'isola mi fa sentire da una parte più protetta. Depends. I feel more protect on the island. Di avere dove qualcosa che mi sorregge. Because I have something that helps me to stay up. Ok. Però mi blocca. Nell'acqua posso andare da qualche parte. But on the other side, it blocks me. In the water, I can go somewhere. Oh, okay. So can you, just for a minute, can you be the island? Say, I am an island. Io sono l'isola. Io sono l'isola. I am the island. And tell me about you. How did you get there and what kind of island are you? And Parlami di te, dimmi come sei arrivata lì, che tipo di isola sei. Sono arrivata dopo una grossa eruzione che ha smosso la terra e sono stata buttata fuori dall'acqua. I came after a great eruption that threw me over the earth and I came up suddenly. And do you know that you have a rose bush living on you? Sai che c'hai un cespuglio di rose che vive sopra di te? And what do you think about having a rose bush living on you? E che ti sembra di avere un cespuglio di rose che vive sopra di te? Mi fa compagnia, mi fa piacere. I like it. I have company. Mi rende più bella. And it makes me more more nicer. Beautiful. Now, we could go on and on with this. There's so much in this drawing. Potremmo andare avanti, ovviamente con questa cosa, c'è molto in questo disegno. And I would want to explore, you know, what it is to be the sea and to be the sky, and to maybe have the different parts talk more with themselves, and maybe pick out a particular rose out of all of the roses and ask that rose questions about what it's like to be part of this rose bush. And then ultimately, però fare queste cose potremmo chiedere al cielo di parlare, al mare. Una cosa che si potrebbe fare è far parlare le parti tra di loro, e un'altra sarebbe scegliere una determinata rosa nel cespuglio e chiederle com'è far parte di questo cespuglio. And then after we'd done some more work and sort of came to a place where we could feel like there was a stopping point, I would ask you, is there anything about this that reminds you of your life? E dopo aver esplorato tutte queste cose, quando ci sentiamo di essere arrivati a un punto in cui è venuto fuori abbastanza, un punto in cui ci si può fermare, ti chiederei: c'è qualcosa di quello che hai detto che ha a che fare con la tua vita? And briefly, is there anything you'd like to share about how this does remind you of your life? It's really your call. C'è qualcosa che magari vuoi adesso condividere brevemente, se c'è qualcosa che riguarda la tua vita in quello che hai detto? Volentieri, poi avrei bisogno di più tempo, però c'è che spesso mi sento sola. Sure, obviously I will need more time, but often I feel alone. Che però sopravvivo anche in condizioni avverse. But I can survive also in adverse conditions. Sono sopravvissuta a 2 tumori. I survived to 2 tumors. So a lot has come up through this drawing for you.
Quindi è venuta un bel po' di roba con questo disegno. So just briefly, how was this for you doing this drawing, this exercise? Brevemente, com'è stata l'esperienza di fare questo disegno, questo esercizio? Ma bella, perché sarà che oggi ho fatto una seduta con la mia terapeuta, appena hai detto disegnato un cespuglio, io l'ho subito visto. It was nice. Just today I had a session with my therapist, so when you talked about the rose bush, I immediately saw it. E sono andata a prendere i colori. And Sono andata. I took all the colors. Oh, good. So everyone, you have an idea of how this process works. So I'm going to ask Giando to break you into groups of, well, just to pairs, and each of you take about 5 minutes to be both the therapist and the client, and then switch so that you each have an opportunity. Allora, avete un'idea più o meno di come gestire il processo, se non l'avevate mai visto, quindi vi divideremo adesso in coppie e in ogni coppia avrete 5 minuti a testa per fare il terapeuta e il cliente e condividere qualcosa. So I thank you all for being here. I wanted to just let you know that there's also it's through psychotherapy.net. If you're not familiar with this group, this is Irving Yalom's son. He's put together all the master therapists into one library. It's quite an accomplishment. And this particular one, case consultation or child therapy case consultation with Violet Oaklander, I got to be the case consultation person with her, and we discussed little boy's rosebush drawing. So it can give you another perspective from working with Violet on this. Questa è una collana di video di DVD che è curata, adesso vi scrivo in chat poi dove potete reperirlo, è curata dal figlio di Irving Yalom, e in questo video in particolare c'è la supervisione di Violet Oaklander su casi clinici, tra i quali io che presento una situazione che ha a che fare proprio con l'utilizzo del cespuglio di rose. So again, I want to thank you all for inviting me in, and I really enjoyed being here. Thank you. Quindi vi ringrazio ancora per avermi invitato, mi è piaciuto essere qui con voi e quindi grazie.